Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul canale Tecniche CNC. Oggi voglio affrontare un argomento direi semplice sul manual guide che però mi è stato chiesto da alcuni di voi, ossia la realizzazione di una tasca ovale, tasca che farò frontalmente a un pezzo. Io ho già preparato l'inizio del nostro programmino che prevede un grezzo diametro 225 di una data lunghezza che però a noi poco importa perché l'ovale lo andremo a fare di testa al pezzo, quindi sul piano da 2,25 ad altezza Z0. Ho messo come sempre una limitazione di giri a S1000 e ho richiamato una fresa diametro 10 parallela all'asse Z, quindi una fresa a candela che lavora frontalmente. Ho inserito i miei parametri di taglio per far muovere il motorizzato e adesso mi devo preoccupare di andare a realizzare la mia tasca tramite gli ausili del manual guide. Quindi con i soft key vado a cercarmi il ciclo relativo alle operazioni di fresatura, lo apro e come potete vedere, come sempre, ho tutte le mie possibilità: foratura, sfacciatura, contornatura, lavorazione tasche speciali. Ovviamente stiamo facendo una tasca, di conseguenza partiamo con la lavorazione tasche sgrossatura. Qua mi vengono chiesti come sempre i soliti parametri. Qua sono già abbastanza impostati perché ho utilizzato per altri esempi il manual guide, quindi lui tiene in memoria gli ultimi parametri impostati, quindi mi chiede di impostare il sovrametallo sul fondo, che è quello prima della finitura. Noi potremmo anche metterlo a zero perché se non dobbiamo andare a fare una finitura finale, perché spesso e volentieri si può fare a meno a seconda del tipo di operazione che dobbiamo fare. Mi chiede una S che, vedete, se io clicco, voi non mi vedete inserire i dati, ecco, posso farlo da qua, per quanti dati io cerchi di inserire non me li inserisce, di conseguenza è un errore questo asterisco, questa quota non va messa, sarebbe il sovrametallo, il materiale che devo andare ad asportare. In realtà in una tasca noi sappiamo che il sovrametallo che devo andare ad asportare è tutto, non il sovrametallo che devo andare a lasciare. Difatti questo, ve l'avevo già detto, è un errore di traduzione. Non è sovrametallo laterale perché, come vedete, in K ho sovrametallo finitura lato. Profondità di taglio laterale, quanto voglio impegnare la mia fresa. Noi abbiamo scelto una fresa diametro 10, andremo a impegnarla per 4 mm. Questo è un dato che cambierà a seconda della qualità della fresa e dei dati del produttore della fresa stessa, quanti taglienti abbiamo, che diametro utilizziamo e quant'altro. Quindi questo va considerato come un dato di taglio. Profondità di taglio assiale. Noi faremo una profondità totale della nostra tasca di 10 mm e chiederemo di fare una profondità di taglio di 5, quindi io mi aspetto che la tasca verrà lavorata in due colpi, i primi 5 e i secondi 5, per un totale di 10 mm. Lo vedete qua che è ben evidenziato. Ecco qua invece i sovrametalli da lasciare in finitura, quindi 0,2 e 0,2 va benissimo. Voglio farle in un colpo solo, gli metto a 0 e non farò l'operazione di finitura. Ecco altri dati di taglio che sono l'avanzamento F, ok, 200 mm al minuto, e questo dipenderà se avete usato il G94 o il G95. Se userete il G95 qua metterete 0,1 e sarà un decimo al giro. Normalmente con le frese si lavora in millimetri al minuto. Va benissimo anche l'avanzamento sui due lati, e questo cosa comporta? Quando la fresa entrerà dal pieno, perché prima o poi all'inizio deve entrare dal pieno, voi potete ridurre questo avanzamento. Per esempio io voglio, ormai no, allora 2,50, lui automaticamente me lo imposta uguale, e vedete, ecco qua mi sono sbagliato, non è modificabile, quindi ve la coppia uguale a questo, un piccolo limite del manual guide. Ovviamente con la ISO questo problema non l'avremo avuto.
e invece è l'avanzamento di ingresso quando la fresa entra dal pieno, e questo invece il manual guide mi permette di modificarlo. Ovviamente è più importante perché quando io entro dal pieno devo un attimino calare i parametri. Inserito tutta questa pappardella di dati, mi porto sui dati del particolare. Come voglio lavorare? Voglio che la mia fresa lavori in maniera o concorde o discorde, lo stabiliamo noi. Io opto sempre per il concorde, ma questo lo valutate voi, insomma. Io non sono un bravissimo fresatore, sono un tornitore nato, non un fresatore nato, assolutamente no. Distanza di sicurezza radiale, ok, prima di andare a toccare il lato, qualora esca e mi riavvicini, io voglio che la fresa mi tenga il 2 mm di sicurezza, idem la distanza di sicurezza assiale. Quando mi avvicinerò in rapido a 2 mm dalla faccia del pezzo, poi comincio la mia discesa. Avvicinamento non modificabile su 3 assi. Ci pensa il manual guide a gestire l'avvicinamento. Metodo: come volete entrare? Diretti o a elica? Se scegliete il metodo diretto vi chiederà solo l'angolo di ingresso, se chiedete il movimento a elica vi chiederà invece l'angolo, il raggio dell'elica e il passo dell'elica. Io normalmente opto per questa scelta, che è l'ingresso diretto. Bisogna solo stare attenti a dare un angolo tale che non asporti, diciamo, anche del materiale laddove non deve. Eventualmente la grafica in questo caso ci viene in aiuto. Inseriamo il nostro ciclo e automaticamente la macchina dove ci porta? Ci porta nella figura della tasca, quindi lei sa già che noi faremo una tasca e ci dice: ma che tasca vuoi fare? Un quadro, un cerchio o un ovale? Bene, andiamo a scegliere un ovale in XC, cioè in testa al pezzo. Come vedete non è propriamente un ovale, ma è qualcosa di molto simile a uno spacco di chiavetta. Fanuc, come per ovale, intende questo, quindi questa è l'unica soluzione che abbiamo per fare un ovale utilizzando le figure preimpostate. Dopo noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, però se noi vogliamo utilizzare le figure preimpostate, questa è la nostra soluzione. Quindi la vogliamo fare? Concavo, per forza non abbiamo altre scelte perché stiamo parlando di una tasca. Posizione base: io voglio che la mia tasca venga fatta partendo da Z0. Potrei avere dei pezzi fatti a gradino e far partire la mia tasca su una circonferenza esterna che affonda rispetto alla faccia, al piano zero del pezzo, di 10-20 mm, quindi potrei far partire la mia tasca a Z-20. In questo caso no, mettiamo Z0. Altezza e profondità della tasca, seguita, preceduta dal segno, nel senso, se io devo affondare la tasca a Z-10, io devo mettere Z-10, non basta dirgli la profondità ma anche il senso di lavorazione, e normalmente sui torni è in meno. Bene, qua noi abbiamo due raggi, due circonferenze, ok, che determinano la lunghezza della chiavetta. Mi viene chiesta la posizione in X e in C del centro del primo raggio. Eccole qua, li vedete? H e V. Partiamo col fare una tasca molto semplice che parte dal centro del nostro pezzo, lunga distanza tra i due centri 80 mm, quindi è la lunghezza tra i due centri. I raggi, questi, saranno di 20 mm e l'inclinazione della nostra tasca sarà 0, quindi la nostra tasca verrà lungo uno dei due assi principali. Inseriamo il ciclo, andiamo a simularlo. Profondità radiale uguale a 0. Adesso vi dico subito qual è il problema. Stop. Il problema è questo. Allora, c'è un errore. Come facciamo a modificare le nostre macro istruzioni? Semplicemente così. Andiamo in Edit, ci posizioniamo laddove c'è un errore
Ci casco sempre proprio per quel famoso errore di traduzione. Modifica. T, e qua c'è proprio un errore del disegno, è la profondità della tasca che noi andremo a realizzare. Quindi mettiamo 10 e non il sovrametallo. Il sovrametallo è qua. Questo errore di traduzione trae in inganno. Io presumo che sia un problema del mio software e che non si trovi a bordo macchina. Voi qua troverete, immagino e presumo, non lo posso verificare, profondità della tasca. Modifichiamola, vedete che adesso qua ho T10, torniamo in simulazione, riavvio e start. Ecco che il mio errore è stato corretto. E vedete che facciamo due passate da 5 mm. Riavviamo, guardate, entro, mi allargo, vado a meno 5, cioè la passata che avevo impostato come profondità di passata, e poi a meno 10. Meno 10, quindi questo dato deve corrispondere a questo dato. Ve le ricordate le due maschere? Eccoli qua. Adesso giochiamo un po' con le due istruzioni che ha creato il manual guide. Allora, la prima non si tocca, la prima fondamentalmente andiamo a rivederla un attimino. Allora, torniamo in edit. Se vogliamo vederla ci basta premere modifica. La prima non si tocca perché fondamentalmente non mi descrive la tasca in sé, mi descrive principalmente quelli che sono i miei dati di taglio. Profondità di taglio, radiale, vedete quindi quanto la fresa deve asportare ogni volta che si allarga, profondità di taglio assiale, profondità quindi di impegno della fresa, il famoso T che mi aveva tratto in inganno, che è la distanza tra il piano d'attacco e il piano finale, i sovrametalli se voglio fare poi un'operazione di finitura, e i dati di taglio. Quello invece che mi cambia molto le carte in tavola è la geometria del mio ovale, della mia figura. Quindi modificandola, se per esempio sposto la H a meno 40, modifica, vedrete che è più centrata perché il mio, il mio ovale non parte più dal centro del pezzo. Andiamo a vederla così, ruota. Vedete, non parte più dal centro del pezzo come era prima, ma parte più basso di 40 mm. Vogliamo alzarla in questa direzione? Possiamo innanzitutto, se abbiamo familiarità con questi codici, modificarla direttamente da qua, sarà la V. Noi familiarità non ce l'abbiamo, quindi apriamo modifica. Voglio spostare tutta la mia chiavetta verso il basso o verso l'alto. Mi basterà andare a modificare la posizione dell'asse C, la trasliamo di 20 mm, andiamo a simularla e mentre disegna fate fatica a rendervene conto, ma quando ha finito vedete che è disassata di 20 mm verso sinistra. Idem per quanto riguarda A, è facile, l'angolo. Possiamo anche qua modificarlo direttamente tramite il soft key, tramite il tastierino. Mettiamo un angolo a 45 gradi, forse adesso mi uscirà dalla figura, lo alteriamo senza usare questo soft key. Questo per farvi vedere entrambe le possibilità, perché poi pian piano uno non se ne accorge ma le impara a memoria. Stop, riavvio e start. Già intuite che la mia chiavetta è inclinata di 45 gradi. Perfetto, così come possiamo accorciare la distanza dai centri. Ve la ricordate? È 80, non ve la ricordate? Modifichiamo. Distanza tra i centri. I due raggi sono di 20 mm, quindi la distanza minima che noi potremo avere è 40. Andiamo a farne una molto tozza, 50. Modifica, vedete che l'ha modificata. Simula, riavvio e start.
e ci troveremo una chiavetta più tozza. Ora, qualcuno di voi ovviamente obietterà sul fatto che questo però non è un ovale. Quindi io non so se la vostra domanda era riferita al fare un ovale secondo ciò che intende Fanuc nel suo manual guide, oppure un ovale secondo ciò che intende un disegnatore tecnico, cioè un ovale con due circonferenze legate da due pance. Bene, se volete risolvere questo problema, col manual guide si può fare anche questo, quindi si va sempre in edit a cancellare brutalmente questa parte. Ci si porta dopo la definizione del ciclo e si inserisce una figura. Però da tornitura io l'ho fatto, quindi lo devo fare da... Eccola qua. Figura tasca. Concavo libero nel piano XC. Non so se ve la ricordate questa, io qua posso disegnare un po' quello che voglio. Ora io non ho sotto mano un ovale quotato, però se avete un qualsiasi disegno voi da qua potete scrivere tutto ciò che desiderate. Vediamo se al volo, così di getto, mi viene qualcosa di decente. Punto iniziale in X, 0. Punto iniziale in C, facciamo 40, 0 perché siamo su Z0, altezza profondità abbiamo detto meno 10. Ok, il punto iniziale ce l'abbiamo, abbiamo detto che è meno 40, andiamo a rivederlo, modifichiamolo, perfetto, la C è 40, ok. Facciamo una linea, X 30, C 0. Ok, facciamo un'altra linea, vero? C meno 40, vedete che prende sempre la forma di un rombo, quindi linea, in su, X meno 30, e andiamo a chiudere linea. Se vi state perdendo, c'è un bel tutorial su come utilizzare la figura libera nel piano, sempre tra i miei video. Andate a vederlo e poi riguardatevi questa fase. Ok, perfetto. Qua noi ci aggiungiamo un arco, un raccordo, pardon, R11, e anche qua, no, di più dai, di 11, modifichiamo. E anche qua ci aggiungiamo, no, annulla, un raccordo di 25 mm. Quindi questo modifichiamo.
cerchiamolo, l'ho evidentemente sbagliato, e 25, ok, e qua ci sarà il mio raggio fresa. Facciamo crea, ok, andiamo a simulare, riavvio start. Ho sbagliato, l'ho inserito all'inizio. Vedete che qua ho inserito tutto un sacco di codici group end. Errore mio, ma si può tranquillamente risolvere senza dover rifare tutto. Si prende il primo blocco, lo si taglia, taglia, incolla, simula, riavvio e start. Capite che con le giuste coordinate che io ho buttato lì, questo può diventare un ovale, può diventare tutto quello che volete. Quindi una volta che avete capito come fare le tasche, nulla vi vieta di disegnare un elefante, disegnare tutto quello che volete. Eccolo qua. Andiamo in simula, che in 3D è sempre più bello. Ingrandiamo l'operazione. Perdonatemi se non è un ovale perfetto. Ma altro non si tratta che inserire le coordinate di dove voi volete generare i quattro cerchi che completano l'ovale, farli esattamente combacianti tra loro, tangenti tra loro, come quando si disegna un ovale col compasso. Quindi serviranno le coordinate del punto di inizio, il punto di fine di ogni cerchio, il centro, e che siano correlati tra loro. E a quel punto potrete tranquillamente disegnarvi nella figura libera il vostro ovale. Nella parte finale sono stato un po' più sbrigativo perché è la ripetizione di un tutorial che ho già fatto un paio di mesetti fa. Sicuramente ripassare non vi fa male. Io spero di essere stato abbastanza esaustivo nel spiegarvi come realizzare l'ovale, ma anche le tasche in genere col manual guide. Niente di difficile, si tratta solo di farne 3 o 4, vedere magari dove si è tratti in errore un po' più spesso. Vedete che anche io nel tutorial, e non l'ho nascosto tagliando il filmato, ho fatto un piccolo errorino, ma imparando a leggere la grafica, imparando a leggere un po' le maschere di Manual Guide, questi errori si fanno 2 volte, dopodiché si prende la manualità con la propria macchina e col Manual Guide che si è installato. Ci sono piccole differenze negli anni tra le varie versioni di Manual Guide. Io vi ringrazio per essere stati con me anche questa volta, spero che vi sia piaciuto il video, in questo caso un like, e se non lo siete ancora iscrivetevi al mio canale. Grazie a tutti e buona giornata.